IMAX è un formato bizzarro, bizzarro perché sostituisce un formato che in realtà dovrebbe già comportarsi come le IMAX si comportano. Quindi, in sostanza, IMAX presumibilmente è un declassamento delle corrispondenze generiche, che io vi invito, come al solito, a non chiamare corrispondenze generiche, perché sennò si fa confusione, a chiamarle broad. Mm? Quindi se noi volessimo classificare le IMAX, dovremmo immaginare che le IMAX non siano delle broad, ma siano delle super broad. Chi è un po' più vecchiarello o chi usa la piattaforma da un po' di tempo si ricorderà che prima esistevano le meravigliose generiche modificate. Quindi si metteva un più accanto alla parola, avevamo il modificatore di generica che consentiva di dire cambia tutto quello che vuoi, ma non mi cambiare questa parte della parola. L'IMAX, che sostituirà nelle prossime settimane il concetto un pochettino più esteso di DSA, Dynamic o Dynamic Search Ads, o ancora meglio le chiavi di corrispondenza dinamica che si ottengono con gli annunci dinamici, cosa fanno in realtà? Vanno a esplorare l'intento. Questo vuol dire che se io sono una pizzeria e oggi la Broad cosa fa? Dice pizzeria, dove mangiare stasera, questa è un'idea diciamo già di super broad. L'IMAX che cosa dice? Che faccio stasera? Cosa posso fare il weekend con i miei amici? Vai in pizzeria. Non esistono casi nei quali le IMAX possono non funzionare se nella campagna funzionano già bene le broad. Esistono dei casi evidenti nei quali le IMAX non funzionano, ma in quei casi non funzionano neanche le broad. Ci sono tanti account che sono costretti a lavorare su frase o esatta, e non c'è niente di male, che evidentemente se funzionano su frase o esatta e non funzionano su broad non possono funzionare categoricamente su IMAX. Quindi il tema è, finché Google Ads non rimuove frasi o esatte, assolutamente cercate di lavorare con le frasi e le esatte se nel vostro account sono imprescindibili. È chiaro che il sistema lamenterà sempre, OptiScore per esempio, che quelle corrispondenze non sono idonee per l'AdWords attuale. Chi se ne frega, se vi funzionano lasciate perdere, non c'è niente di male se un account gira addirittura in CPC manuale. Comunque, questo è in estrema sintesi come funzionano le IMAX e come dovrebbero essere interpretate. Oggi non sono un obbligo, domani presumibilmente, molto domani lo diventeranno, soprattutto con l'integrazione delle ads dentro AI Overview. Alla prossima.